C'è una commedia del 2005 che quasi tutti ricordano per le solite 3 o 4 cose, tipo magari la scena della ceretta con Steve Carell che urla mentre gli strappano i peli dal petto. Take off your shirt. Me. Sucker motherfucker! You shit! Oh, I hate you! I hate you! È un film che ricordiamo magari un pochettino volgare, ma il punto è che riguardandolo oggi risulta essere estremamente attuale, perché parla esattamente del contrario di quello che il titolo promette. E sto parlando del film 40 anni vergine. Perché la domanda vera del film non è come facciamo a scopare questo poveretto. La domanda vera è un'altra, e la capiremo nel corso di questa nostra analisi. And I don't know, I just kind of stopped trying. Perché è esattamente quello che il film costruisce per 2 ore. Il film si apre su Andy Stilzer, che si sveglia, e la primissima cosa che vediamo, ancora prima di conoscerlo, è un'erezione mattutina estremamente esagerata. Non è tanto una battuta buttata lì per caso, è quanto più la tesi del film, già messa lì nella seconda inquadratura. Rappresenta un desiderio che c'è, ma che non ha una direzione precisa. Teniamolo a mente questo fatto, perché è esattamente il punto del film. Poi parte la routine, e qui secondo me succede una cosa interessante, perché lo stereotipo del vergine quarantenne, quindi quello che magari ci potremmo aspettare, è lo sfigato, sporco, tappato in casa, un fallito. Invece Andy non è totalmente questo. Lui ha una casa pulita, ordinata, si tiene comunque in forma, si allena, c'ha anche qualche muscoletto. Non sono dettagli a caso, perché ci dice subito una cosa: se Andy è vergine non è per come è fatto fisicamente, il problema è da un'altra parte. Lui è anche un bel ragazzo, gli viene anche detto a un certo punto. Lo vediamo comunque preparare la colazione con cura maniacale, va al lavoro in bicicletta e ha le sue passioni. Colleziona action figure, i modellini da collezione ancora sigillati nella scatola, guai ad aprirglieli. Suona la tuba, gioca ai videogiochi, insomma una vita piccola, ordinaria, però tutto sommato per lui serena. E ha anche un bel rapporto con i vicini di casa che comunque si salutano, si guardano la sitcom Survivor insieme. Hey, so Survivor, tomorrow night, we on? See you then. I'll bring a soda. Hey, enjoy your orange. Okay, take care. Bye-bye. Sono in buoni rapporti. È tutto un mondo rassicurante, tranquillo, dove tutti gli vogliono bene. Il punto però è che dentro quella tranquillità c'è una gabbia per lui. Perché una cosa è stare in casa perché ti piace stare in casa, un'altra invece è stare in casa perché hai paura di uscire. E Andy è un po' nel secondo caso, anche se da fuori magari non sembra. Ecco perché è importante che lui non sia uno sfigato. Il film prende lo stereotipo del vergine, quindi il nerd, l'isolato, quello che di sicuro ha qualcosa che non va, e lo rompe da dentro. He's a really nice guy and all, but I'm pretty sure that he is a serial murderer. Perché se Andy fosse davvero un disastro, la sua verginità si spiegherebbe un po' da sola, non ci sarebbe niente da capire. Invece lui è comunque una persona competente, gentile, con una vita tutto sommato impegnata per quello che fa. Uno quindi che sulla carta il sesto lo dovrebbe fare senza problemi. Magari non tanto come un donnaiolo, però non dovrebbe avere problemi, no? E arriviamo al dettaglio su come è nato questo film, che vale la pena di citare, perché quando hanno costruito questo personaggio di Andy non se lo sono inventato dal nulla, sono andati letteralmente a leggere storie reali, casi di persone adulte rimaste vergini fino a tarda età. La scoperta è stata proprio che quelle persone non erano persone danneggiate, non erano strane, non avevano nulla che non andasse, erano persone normalissime che per un motivo o per un altro avevano perso le occasioni e a un certo punto semplicemente avevano smesso di provarci. Perché, parole loro, a un certo punto diventa più faticoso continuare a provarci e quindi è più facile arrendersi. E il film nasce da lì, e questa frase infatti il protagonista la dice esplicitamente. Ed è interessante appunto che questo personaggio nasce quindi da un fenomeno reale, da persone reali, non da uno stereotipo. Iniziamo quindi a parlare adesso della scena della partita di poker. Nah, the guys are getting together and playing some poker. Thought, you'd want to play. With you guys? Yeah, sure, that'd be cool. I ragazzi non è che siano proprio amici di Andy, sono colleghi. Lo invitano un po' per pietà, un po' perché gli serve comunque un giocatore in più per rendere la partita più accattivante. Mentre giocano, a un certo punto però iniziano a raccontarsi le loro imprese sessuali. Ognuno ha la sua storia, sempre più grossa. I've literally lubed up and made love to the arches of her feet. Finché poi tocca a Andy. Get past that, because no ass is worth thinking that much about. Andy, do me a favor. Would you please help him redeem himself by telling a real sex story?
che ovviamente non ha niente da raccontare, e quindi prova a inventarsi qualcosa, prova a stare al gioco, solo che gli scappa la frase sbagliata e quindi si smaschera da solo. It feels like a bag of sand. Dopo aver detto che toccare il seno di una donna è come toccare un sacco di sabbia, gli altri praticamente capiscono tutto e capiscono che lui un seno di una donna non l'ha mai toccato. Tra l'altro questa scena, piccola chicca, è il seme originale del film perché nasce da uno sketch teatrale che non andò mai in onda. Ma la cosa veramente importante è quello che poi succede dopo lo smascheramento, perché in una commedia dell'epoca quel momento sarebbe probabilmente la condanna di Andy, lo umilierebbero, lo distruggerebbero, fine. Invece qui succede un po' il contrario. I tre, invece di massacrarlo, è come se lo adottassero. Sì, ok, lo prendono per il culo, per carità, ma decidono che quella diventa la loro missione. Da quel momento devono aiutarlo a farsi una ragazza. C'è una battuta che lo spiega meglio di tutti. From now on, your dick is my dick. I'm getting you some pussy. Una battuta volgare e ridicola, però che fa il suo effetto, fa il suo lavoro. Ed è questa la chiave per capire tutto il rapporto che c'è tra Andy e i suoi tre maestri. Sulla carta sembra crudeltà pura, ma nei fatti il loro è soltanto un modo di volergli bene. Lo prendono in giro, lo trattano malissimo. Andy, it's going down, partner. We gonna be. Gli daranno anche consigli terribili, ma lo fanno perché ci tengono a lui. Nonostante varie battutine anche degli altri personaggi lì nel negozio, il tono del film è chiaro. Non è un film che ride di Andy, ma è un film che gli sta accanto mentre lui ci prova. Relax. That's enough. Party's over. The Virgin, get back to work. Ma quindi arriviamo alla vera domanda: ma perché Andy è arrivato a 40 anni vergine? Gli amici hanno insomma la loro teoria, mentre c'è questa scena in cui sono nel retro del negozio, stanno spaccando vecchi tubi al neon. Tra l'altro questa scena fu anche una improvvisazione sul set, non era scritto in sceneggiatura. È lì che Jay chiude il discorso dicendo che il tuo problema, Andy, You are putting the pussy up on this pedestal. You're just building the pussy up, man. e questa frase verrà ripetuta 2 o 3 volte nel film. Gli dice: guarda, te la sei costruita in testa come una specie di grande dea greca e ti sei convinto da solo che sia una cosa impossibile. È interessante poi che questa frase non era manco scritta in sceneggiatura, anche lei fu inventata sul momento da Romany Malco, l'attore che interpreta Jay. Il problema però è che questa è una diagnosi sbagliata, o meglio c'è dietro un pezzo di verità, ma non coglie esattamente il punto, perché Andy non idealizza le donne come dee irraggiungibili. Il punto non è che le mette su un altare, è più profondo di così. La realtà è che Andy pensa che tutti gli altri abbiano capito qualcosa che lui non ha capito, come se il resto del mondo abbia in mano un manuale che a lui non è mai stato dato. E quindi non è che lui mette le donne sul piedistallo, è un po' come se lui mettesse tutti gli altri sul piedistallo. Pensa a lui di essere quello sbagliato, pensa a lui che ci sia qualcosa che non vada in lui, mentre tutti gli altri pensa se la cavino benissimo. Questa è banale insicurezza, non adorazione. Ma quindi qual è la vera ragione per cui lui è vergine? Beh, il motivo ce lo dà lui stesso. Ci troviamo al bar e abbiamo Andy seduto a prendersi, non lo so, un caffè, qualcosa con David, e per la prima volta lui un po' si confessa, racconta la verità. Dice che da giovane ci aveva provato, ma che non era successo niente. Il film ci monta delle scenette anche simpatiche per farci vedere i tentativi falliti di approccio che ha avuto, e sottolinea come poi invecchiando era diventato sempre più nervoso. When I was young, I tried, and it didn't happen. And then I got older, and I got more and more nervous because it hadn't happened yet. And I got kind of weirded out about it, and then it really didn't happen. And then, I don't know, I just kind of stopped trying. E più diventava nervoso crescendo, peggio era, finché dice: ho semplicemente smesso di provarci. E aggiunge una cosa che fa male. Maybe it's too late. Sometimes I feel that it is just too late for me. Ecco, in queste battute c'è praticamente tutto, perché questo è un meccanismo che si autoalimenta. Un fallimento all'inizio ti mette ansia, l'ansia ti fa evitare, ed evitando confermi a te stesso che il problema c'è davvero. E più passano gli anni, più la cosa pesa, più diventa difficile uscirne. Non è che a 40 anni sei vergine perché ti manca l'occasione. Un uomo che volesse togliersi il pensiero avrebbe 1000 scorciatoie, ok? Ma che ci vuole a pagare
un escort. Ad Andy l'occasione non manca, è qualcos'altro che gli manca. E quindi arriviamo al punto centrale, quello che tiene in piedi tutto il film, che forse non tutti colgono. Andy è vergine perché appartiene a un tipo di persona per cui il sesso ha un peso, per cui il sesso è legato a un'intesa, a una connessione con qualcuno, e senza quella connessione lui semplicemente non lo desidera e non riesce a viverlo. Non è che lui non può, è che semplicemente così non gli interessa. E il film ce lo dimostra, non in maniera esplicita, ma è chiaro da alcune scene, perché appunto ad Andy l'occasione prima o poi arriva, ma lui non la coglie. C'è una serata in cui i ragazzi lo portano in giro e qui conosce Nikki, una ragazza che ha bevuto diciamo un po' troppo, che sta male, a cui a un certo punto è chiaro che se lui volesse potrebbe. Yes, you're pretty. You're not looking at Yes, me. you're pretty. Do you think I'm pretty? Well, look at me. Look at me. Look at me. You're pretty! You're pretty! God, I just wanna live! Lei glielo dice proprio esplicitamente. I'll still have sex with you if you want. E Andy gentilmente dice no. You know what? I think I'm gonna pass on the sex, if you don't mind. Quindi lui è vergine da 40 anni, aveva la possibilità di scopare e ha detto no. Ma questo non è timore, perché dai, cavolo, la ragazza stava veramente inguaiata, non è che hai timore di questo. È che quella cosa lì, in quel modo, lui semplicemente non la vuole. Sa che non gli piacerebbe, inconsciamente o consciamente, e quindi semplicemente, fatto in questo modo, lui sceglie di no. Ora c'è una parola che negli ultimi anni ha iniziato un po' a girare e che ci aiuta a mettere a fuoco esattamente questo tipo di personalità. Si dice demisessuale. Il demisessuale è una persona che prova attrazione sessuale solo dopo aver costruito un forte legame emotivo con qualcuno. Attenzione, non vuol dire essere schizzinosi o preferire chi si conosce da tempo, semplicemente vuole dire proprio che l'attrazione senza quel legame emotivo non nasce. Questo poi è un termine coniato dopo l'uscita del film, quindi all'epoca, quando il film lo stavano scrivendo, quando stavano pensando ad Andy, al suo personaggio, non sapevano questo termine. Tra l'altro poi la tesi del film è anche un po' più larga di così. Non è che Andy abbia per forza un'etichetta addosso, ma semplicemente quella parola dà un nome a un'esperienza che esiste nella realtà. E se tutto questo ti suona un po' come il ritratto di un caso raro, di una stranezza da film, beh, in realtà non è così. Tieni presente una cosa, i numeri di oggi dicono esattamente il contrario. Persone che restano vergini a lungo o che dal sesso si tengono a distanza sono sempre di più. Ma il film non parla di numeri, parla di un esempio, perché il punto è che quello che manca ad Andy, e quindi quello che Andy cerca, senza saperlo dire esplicitamente, non è il sesso, ma è la connessione. E il film ce lo dimostrerà con delle scene chiave. You, what are you, 25? 40. Holy shit, man, you got to get on that. Life isn't about sex, life is about passion. It's about love, about connection. It's all about connections. Infatti, quando la persona con cui una connessione si crea arriva, succede una roba interessante. Una donna entra nel negozio dove sta lavorando Andy e chiede aiuto. Nessuno la vuole servire perché chiaramente gli amici vogliono puntare a far interagire Andy con più donne possibili. I'm on break. But our stock supervisor is very knowledgeable. He can answer all of your questions and he'd love to help you. E questo è letteralmente il regalo più grande che gli fanno. Lei e Trish, i due si mettono a parlare di videoregistratori, di una tecnologia che sta morendo, la conversazione meno sexy del mondo. Andy gli spiega che comprarsi un videoregistratore oggi è come comprarsi un lettore di dischi, come si chiamano, di vinili. Ma alla fine di quella conversazione, senza che lui abbia fatto praticamente niente, senza nessuna tecnica, è lei che gli dà il suo numero di telefono. E lui chiaramente non capisce neanche perché. Glielo chiede. Why do I need your number if you're across the street? Però anche lei in realtà non ha una risposta. Really have a good answer for that, Andy. Alla fine è servito solo che Andy fosse se stesso, curioso, gentile, incapace di fingere quello che lui è. E una connessione piccolina per adesso si è comunque creata con la persona giusta. Ed è questo il cuore del rapporto con Trish. Ed è il rovescio esatto di tutto il resto del film. Con lei, quando è giusto, è facile. Non serve il manuale, non serve la strategia, basta esserci. E la prova al contrario arriva subito, perché Andy prova a chiamarla, solo che gli viene il panico, e allora invece di parlare si finge un venditore telefonico. E questa è già la seconda telefonata. Alla prima addirittura ha riattaccato subito. Hello? Si inventa un nome e quindi si fa praticamente ricoprire di insulti da Trish e gli si fa buttare il telefono in faccia. Perché ci ha voluto provare ma ancora ha il timore, è insicuro. Però attenzione,
Lui questa ragazza l'ha cercata davvero, perché c'è una connessione. Tra l'altro questa scena al telefono è anche un esempio perfetto perché ci dà la regola del film in 2 scene. Quando Andy è se stesso, tutto funziona. Quando prova ad essere qualcos'altro, è un disastro. Inizia a un certo punto il corteggiamento vero, e il film ce lo fa vedere in una serie di momenti in cui i due semplicemente stanno bene insieme. Vanno in giro in tandem, in maniera proprio sgangherata, ma comunque sono insieme. Lui si segna i numeri degli appuntamenti sul calendario. C'è poi anche un momento bellissimo in cui Andy conquista Julia, la figlia piccola di Trish, con un piccolo gioco di prestigio. Do you by any chance like magic? Well, can I check? Do you mind if I check behind your ear? Big money! Whoa! Ecco, questa è letteralmente intimità senza sesso, ed è la cosa che forse funziona meglio in tutto il film, perché quando Andy non è disperato, quando non sta pensando al sesso, diventa irresistibile, ed è lì che tira fuori il meglio di sé. C'è però un problema, e nasce proprio in questo piccolo periodo dolce del film. Andy sta per dirle la verità, sta per confessarle di essere vergine, e proprio in quel momento Trish lo anticipa con una proposta inaspettata, e gli fa: Maybe we should hold off on the physical part for a while. That is a fantastic idea. perché il sesso, dice lei, complica le cose, e quindi nasce questa piccola gag in cui si mettono a contrattare su quanti appuntamenti aspettare prima di farlo. Heck, make it 10. 10 dates. How about 15? 15? Screw your 15. 20 dates. Okay, 20 dates. 20 dates. Con Andy che ovviamente rilancia perché insomma si vuole prendere tutto il tempo del mondo, e arrivano quindi a definire 20 appuntamenti prima del grande momento. Nessun uomo che voglia soltanto andare a letto con una donna tratta il rialzo per aspettare di più, solo che questo per Andy non è una rinuncia, è una via di fuga perfetta, perché adesso non deve più confessare nulla, può rimandare, e la bugia, quindi quella omissione, quel non detto, comincia esattamente lì. Il problema però è che mentre Andy diventa sempre più bravo a essere se stesso, i suoi 3 maestri continuano a insegnargli un po' l'opposto. E qui il film fa una cosa intelligente, perché mentre ci fa magari divertire con i loro consigli, ci fa anche capire che loro sono 3 persone un po' rotte. Cal, Seth Rogen, che è quello dei consigli sul metodo, il suo capolavoro: fai domande alla ragazza. Just ask questions, okay? That's it. Because women do not care about what you have to say at all, anyway, you know? And all they want to do is talk about themselves. So you're just gonna let them do that and be kind of a dick. Ora, questo non è un consiglio inventato per far ridere, ma è esattamente quello che in quegli anni insegnavano dei corsi veri di gente che ti prometteva di insegnarti a rimorchiare. Sminuisci la donna, falle domande, ma prendi in giro le risposte, così ti vorrà di più. Maybe it depends on what you like. What do you like? We have a great section of do it yourself. Do you like to do it yourself? Sometimes. I mean, Queste sono tutte minchiate costruite sull'idea che le donne siano fragili e insicure e vadano manipolate. Il punto è che quel metodo lì, anche quando funziona, non porta dove Andy vuole andare, perché parla di potere, di status, non di connessione. Ed è il contrario esatto di quello che serve a lui. Just ask questions. Hi. Hi, how are you? I'm fine. Are you fine? Yeah. You're fine then. Are you fucking retarded? Want me to be fucking retarded? Poi c'è David, interpretato dal buon Paul Rudd, che lui è il consigliere quello un po' più intimo, un po' più caldo, un po' più sentimentale, però è anche il più pericoloso proprio per questo, perché David sembra quello che ha capito l'amore, ma in realtà è distrutto da una storia finita 2 anni prima, una ragazza, Amy, con cui è stato 4 mesi e che lui insegue da allora. E il film questa roba ce la smonta subito in una scena. Sono in una serata di speed dating, gli appuntamenti quelli rapidi, dove ti siedi a un tavolo e chiacchieri per pochi minuti con la persona che hai di fronte, poi suona la campana e cambi tavolo e parli con un'altra. Davanti a David a un certo punto si siede proprio Amy, e lui parte in quarta dicendo appunto: ricordi quando facevamo l'amore, andavamo a Parigi? Let's go to Paris. I want to take you underneath the Eiffel Tower and make love to you. Lei prova a fermarlo e gli dice la cosa più semplice del mondo: I've been broken up for like 2 years, man. I don't want to date you anymore. You're a whore. I am not a whore, right? Just because I didn't like you. E allora lui inizia a chiamarla puttana, poi suona la campanella e cambia posto. Al posto di David si siede Cal, che da bravo amico va all'attacco, gli dice: smettila di illudere il mio amico, gli stai facendo perdere la testa. E quindi lì Amy con calma gli spiega come stanno davvero le cose, e cioè che lei si è trasferita, ha cambiato indirizzo email, ha cambiato numero di telefono, perché lei non vuole avere nulla a che fare. Infatti è praticamente David che la perseguita, e Cal quindi può soltanto abbassare la testa e dire che non ne sapeva nulla. Ecco quindi chi è il maestro d'amore, uno che quando la donna che
amava lo ha lasciato. Lui non l'ha mai elaborato. E poi abbiamo il nostro Jay, interpretato qui da Romany Marco. Lui è il rovescio esatto di Andy. Jay è quello che il sesso ce l'ha, e tanto, con tante donne, ma senza mai costruire una connessione vera con nessuna. Tradisce la fidanzata Hill di continuo, e l'attore che lo interpreta l'ha detto chiaramente: Jay è il più anomalo di tutti lì, perché lui scopa in giro e non crea mai niente di reale, di concreto, di fatto. E infatti quando poi Hill la lascia, Hill o Jill, vabbè, lo lascia, crolla. Lo vediamo piangere tra le braccia di Andy. Jill broke up with me. I came home a little tipsy, and I had one of my condoms on still. Woke up the next morning and jumped in the shower with her. Why'd you cheat on her? Because I'm insecure, you can't tell. Cambierà poi soltanto dopo, quando diventerà padre. That's why she broke up with me in the first place, because she just thought that I wouldn't really be a good father in the light of the fact that I'd be cheating on her all the time, dude. But she got over all that. It's cool now. Quindi 3 maestri, uno che confonde il potere con l'amore, uno che confonde l'ossessione con l'amore, e uno che il sesso ce l'ha ma la connessione no. Quindi il paradosso di tutto il film è un po' quello che sono loro a dover insegnare ad Andy, quando però in realtà, se noi togliamo la verginità dall'equazione, Andy lì è già più maturo di tutti e 3. È lui il più responsabile, il più gentile, quello capace di stare al mondo. Lo vediamo quando la fidanzata di Jay si presenta in negozio con in mano un biglietto compromettente dello speed dating e chiede chi l'ha scritto. Andy tranquillamente decide di prendersi la colpa al posto dell'amico, arrivando a ripetere ad alta voce le schifezze che Jay aveva scritto sulle altre ragazze. You are never gonna meet anybody with that kind of mentality about women, you sick son of a bitch. Who the fuck are you to put me on trial? I've never even met you. So why don't you back the shit off, all right? And stop with the inquisition. That's how you talk? You know what? I don't have to answer to you. You ain't my bitch. You shouldn't even be hanging out with this pervert. I don't hang out with him. I work with him, and that's it. I tried to introduce him to a few nice people. He made a fool of himself. I don't mess with him, baby. That's not me. You should keep your hoe on a leash. Lo vediamo poi anche in un'altra scena, cioè quando accompagna Maria, la figlia sedicenne di Trish, a un incontro di educazione sessuale in un consultorio, e a un certo punto lei viene messa in mezzo davanti a tutti perché è vergine, e allora Andy alza la mano e dice: guarda, sono vergine anch'io. You know what? I'm a virgin too. Hey, that's... We're virgins too. Yeah. Per non lasciarla sola. Insomma, si sta scoprendo senza paura per aiutare il prossimo. E sempre in questa scena, se non sbaglio, ritorna quella battuta: You know what your problem is? You're putting the pussy on a pedestal. That's the second time I've heard that. Poi in macchina Andy prova, diciamo, a rimangiarsi tutto, a dire: guarda, stavo dicendo puttanate. Però chiaramente lei ha capito. I made that all up to help you out. No you didn't. But, thank you for doing that. È un piccolo momento, quasi silenzioso, ma sono proprio questi micro momenti di umanità, quelli che non ti sbattono in faccia, a separare questo film da altre commedie magari più demenziali. Perché Andy, quando conta, c'è. I suoi maestri no. Arriviamo infine allo scontro, perché il 20° appuntamento a un certo punto arriva. E quindi è arrivato il momento. Solo che con la scusa di dover un attimo raccogliere i suoi giocattoli da terra, nasce una discussione. Prima di parlare del momento bisogna un attimino fare un passo indietro a una scena specifica. Tempo prima David aveva regalato ad Andy una scatola di film porno. So what's in the box? It's my personal collection of erotica. E guardando la sua collezione di modellini gli aveva detto una frase che è la metafora di tutto il film. Gli aveva detto: You're like one of these action figures all hermetically sealed in your box. You gotta play with Don't take it out! It loses its value if you take it out of its packaging. I'm just saying, let it out. Give it some air, man. Play with it. Ecco, Andy tenuto nella scatola, intatto, perfetto, e proprio per questo mai davvero vissuto. È esattamente la bugia che Andy si racconta, che restare sigillato lo protegga. E quella metafora esplode proprio al 20° appuntamento. Trish vuole che lui cresca, che venda quei giocattoli, che apra un negozio, che esca da questa scatola. What about those collectibles? I bet if you sold those, you could make a lot of money. Once the integrity of the box gets compromised, this is original packaging, and that's why these things are so valuable. So you don't E lui reagisce malissimo. lose the Andy, value, won't I'm compromise the integrity of the Throwing packaging. myself at you, and all you can think about is fucking toys. They're not fucking toys. This is Iron Man, okay? Chiaramente alla base c'è sempre l'insicurezza che lo porta quindi a reagire, a difendere i suoi modellini con una furia sproporzionata. Lei gli fa notare che lui deve diventare adulto. I don't just change like that. I can't just change for you. And I'm not trying to change you. I like you. Trying to help you grow up, Andy. Well,
Thanks, a lot. I mean, my God, you ride a bicycle to work. E quindi lui ribatte: vado in bicicletta perché mi piace. Anche Einstein andava in bicicletta, dice. E lei seccata gli dice: guarda, Einstein aveva una moglie con cui scopava. Ora, quella lite lì, se ci pensiamo un attimo, non è una lite sui giocattoli. Andy qui non sta litigando per Iron Man, sta litigando perché Trish si sta avvicinando troppo e lui ha ancora addosso quel segreto non detto. E quindi questo lo terrorizza, per cui sceglie la via più facile: scappare. Va a una festa, si ubriaca, lui che non lo fa mai, e in quello stato ripete che gli serve solo una cosa. You guys are so right from the beginning. I need genital to genital connection, and that's all I need. Ma noi sappiamo bene che lui non ha bisogno di questo. In quella festa incontra di nuovo la ragazza Beth, che aveva conosciuto in libreria, diciamo circa inizio film, e con lei aveva applicato la tecnica del fai solo domande. E c'era anche quasi mezzo riuscito, infatti la incontra e vanno a casa sua. E la sequenza che viene adesso è letteralmente la prova finale della mia tesi sul film. Perché adesso Andy può davvero farlo, nel modo più facile del mondo. Lui è ubriaco, arrabbiato con Trish, c'è una donna che lo desidera e che non gli chiede niente. Il sesso senza legame servito su un piatto d'argento. Ed è proprio lì, in quel momento, che Andy si accorge che non lo vuole, che non è quello che cerca. C'è proprio questa scena in cui la ragazza è nella vasca da bagno, che si sta divertendo col doccino, e lui lì fermo impalato, che nel suo sguardo vediamo la rivelazione. Capisce che non è così che lo vuole, che quella cosa lì, facile sulla carta, per lui è insopportabile, e che l'unica cosa che adesso vuole fare è tornare da Trish. Nel frattempo poi arrivano anche così a sorpresa i 3 amici che intanto l'hanno seguito, e arrivano alla conclusione giusta e gli dicono: guarda, We've been talking, and look, if you love Trish, you can't do this. e Andy risponde con la frase che chiude il cerchio. I don't know what I'm doing anymore. I don't even know who I am. All I know is that woman scares the shit out of me, and I just want to go home, okay? La paura, di nuovo, ma stavolta non è la paura del sesso, è la paura di amare davvero qualcuno, ed è la prima volta che sceglie di andare incontro a questo, invece che scappare. Però, prima, il segreto deve venire a galla. Trish va a casa di Andy e lì trova la scatola dei film porno che David aveva lasciato lì. These are David's. He's into that. David's Boner Jams 03. Yeah, God, it's so sad. Trova una vagina anatomica, lui balbetta che è a scopo didattico, poi trova una caramella e le chiede se è droga, invece era soltanto una Mentos a detta sua, chiaramente era una Mentos, e la donna comprensibilmente va un po' nel panico perché la situazione la trova chiaramente estremamente strana. What are you, some kind of sex pervert? Are you a deviant or No, something? I'm not a sexual deviant. Well, you're not gonna try and kill me, are you? E c'è una cosa crudele in questo, perché all'inizio del film, quando organizzavano la partita a poker, era Cal a dire agli altri: He's a really nice guy and all, but I'm pretty sure that he is a serial murderer. Ed è per quello che non lo invitavano mai. Il film quindi comincia con un uomo sospettato di essere un mostro perché è ordinato e silenzioso, e finisce con la donna che ama che gli chiede se è un deviato. Il sospetto quindi lo insegue dall'inizio film fino alla fine. I colleghi intanto hanno imparato a conoscerlo e quindi non pensano più questo. Però Trish ancora non lo sa e scappa. E parte l'inseguimento. Andy la rincorre in bicicletta, mentre lei chiaramente è in macchina. A un certo punto sfonda un cartellone pubblicitario. Tra l'altro la canzone che parte qui è anche una canzone della band, diciamo da un po' da sfigati, di cui lui c'ha il poster all'interno di casa sua e che viene a un certo punto anche sottolineato. There were 2 sides to that billboard, and they both hurt equally. Insomma, sfonda questo cartellone, cade, steso sull'asfalto, finalmente dice la verità. I'm a virgin. I'm a virgin. I always have been. I feel stupid. It's okay, I thought you were trying to kill me. E aggiunge la frase che ribalta tutto quello che ha creduto per 40 anni. E dice: You know what? For so long I've thought that there was something wrong with me because it had never happened, but I realize now that it was just because I was waiting for you. Ecco, questo è il punto di arrivo. Andy non era sbagliato, non era in ritardo, non aveva un difetto da riparare, stava aspettando che avesse un senso. E qui si vede una cosa che il film costruisce con delicatezza. La virginità di Andy, man mano che si avvicina a superarla, smette di essere una vergogna. Prima non riusciva nemmeno a nominarla, poi in quel consultorio la dice ad alta voce, e adesso la confessa alla persona che ama. Let the virgin get back to work. You know what? I'm a virgin too. I'm a virgin. I always have been.
È come se alla fine facesse pace con se stesso. Non perde la verginità come chi si toglie un peso di dosso, ma la perde come chi finalmente si accetta. E il film si chiude un po' come si era aperto. Si era aperto su un desiderio senza direzione, quindi quell'erezione mattutina del primo minuto, e si chiude sul sesso, finalmente. Ma un sesso che una direzione ce l'ha, precisa. C'è addirittura un matrimonio. E i giocattoli alla fine Andy li vende davvero. Dude sells his toys and makes like $500,000. E poi c'è il momento della prima volta, che finisce chiaramente in un minuto scarso, perché ricordiamoci siamo comunque in una commedia. You're officially not a virgin. Però poi il film fa una cosa intelligente, lei gli chiede se vuole rifarlo, stacco 2 ore dopo. E poi c'è il dettaglio che chiude tutto il nostro ragionamento, ed è il dettaglio vero di come questo film è stato costruito. Quando lo stavano scrivendo, un comico più esperto lesse la sceneggiatura e diede un appunto preciso sul finale. Disse: non basta mostrare che Andy fa sesso, bisogna mostrare che Andy fa un sesso migliore di quello dei suoi amici, proprio perché lui è innamorato davvero. Quello è il senso del film. E quindi quell'appunto ha plasmato il finale. Ecco perché Jude Apatow, il regista, ha scelto di non girare una scena di sesso normale, ma ha girato un numero musicale scatenato, tutto luce e gioia, sulle note di Age of Aquarius. Non è una gag a caso. E la tesi tradotta in immagini. Il sesso di Andy è bello perché c'è l'amore. Il film alla fine dice esattamente quello che ci siamo detti dall'inizio. E quindi qua arrivo a chiedermi, questo film 20 anni dopo come è invecchiato? E la risposta è doppia, perché abbiamo comunque una parte di film forse invecchiata un pochettino malino e un'altra invece invecchiata benissimo, anzi divenuta addirittura più attuale dell'epoca. La parte invecchiata malino è, vabbè, la volgarità gratuita, alcuni tipi di battute, forse un pochettino la comicità. È uno di quei film che forse oggi con la sensibilità attuale non rifarebbero esattamente così, ma anzi lo affronterebbero in un altro modo. E poi però c'è la parte quella buona, quella che riguarda Andy, e quella parte oggi pesa di più rispetto al 2005, perché i dati ci dicono in maniera abbastanza clamorosa che negli Stati Uniti tra i giovani adulti la quota di uomini ancora vergini è più che raddoppiata negli ultimi 10 anni, e chi non ha avuto rapporti nell'ultimo anno tra i giovani uomini è passato da circa il 9 a quasi il 25%, quasi triplicato. Quindi non è un caso isolato, è una tendenza. Gli hanno dato anche un nome a questa tendenza: recessione del sesso, nel senso che i giovani oggi dal sesso e dall'intimità si stanno ritirando, nonostante le app di incontri, nonostante tutto sia più a portata di mano che mai. E la cosa più interessante è il perché. Il dato vero è che le persone semplicemente non si incontrano più, passano più tempo davanti a uno schermo che insieme, restano più a lungo a casa dei genitori, sono meno indipendenti, e soprattutto c'è chi lo legge come il sintomo di una cosa più grande, un isolamento emotivo, il calo del sesso come spia di un calo di connessione, che è esattamente il tema di Andy. Ed è per questo che il film oggi funziona meglio di allora, perché la paura di essere visti per come si è rimasta. Because I'm not a freak. I'm a good person. Anzi, è più viva che mai, nonostante sia un fenomeno in crescita. Il ritratto di quel tipo di persona è accurato, un introverso che sotto sotto sa cosa vuole, ma non sa come arrivarci, che si sente quindi sbagliato solo perché non desidera quello che tutti gli altri sembrano desiderare senza problemi. E adesso l'ultima cosa vi dico: Andy e i suoi amici hanno 2 modi diversi di vivere, entrambi legittimi. Il problema non è Andy, il problema è che la società ne considera un modo normale e un modo anomalo, e scarica tutto il peso su chi sta dalla parte sbagliata. No, you know what? It's a personal choice, and I don't think it's weird at all. Alla fine la cosa più bella del film è che non ha mai avuto bisogno di rendere Andy figo. Alla fine Andy è ancora di fuori lo stesso nerd di prima, ma non gli serve più l'approvazione di nessuno, non deve più competere con niente, ha semplicemente smesso di avere paura di se stesso. E se ci pensi, non tanto il sesso, ma piuttosto questa è la cosa più figa che uno possa diventare, cioè qualcuno che non ha paura di essere se stesso. Un film così oggi lo rifarebbero? Io non lo so, fammelo sapere qui sotto nei commenti. Io sono Gabriele e se ti piacciono video analisi di questo tipo ti invito a iscriverti al canale per vedere le prossime, ne trovi già alcune, mi lasci il mi piace se hai apprezzato il contenuto. Detto questo, io ti saluto e ci vediamo al prossimo video.